Avete mai provato i carciofi alla brace? Io oggi vi presento una cosa molto particolare, tipica dei castelli romani, in particolare della città di Velletri. E allora vi racconto come si preparano i carciofi e come si cuociono su una brace particolare fatta con le matticelle, che sono le potature delle viti. Sono i sermenti, ma qui si chiamano le matticelle. Andiamo a vedere insieme come si preparano, ma soprattutto anche come si cuociono. Venite con me. Eccoci qua, sto preparando l'aglio fresco. L'aglio fresco è questa particolare varietà di aglio che si trova solo in questa stagione dell'anno ed è tipica nell'utilizzazione del condimento di questi carciofi. Quindi intanto che c'è qualcuno per noi, la nostra amica Maria Grazia, che sta preparando i carciofi pulendoli e privandoli del gambo, io preparo il condimento interno che sarà a base di questo aglio e poi aggiungeremo della mentuccia che andremo a mettere dentro, adesso vedrete come. Ecco, bisogna battere i carciofi e aprirli bene per ospitare tutto il condimento. Adesso i nostri carciofi sono posizionati nella brace che, come vi dicevo, è fatta di questi piccoli legnetti che sono specifici per questo tipo di cottura, i sermenti, le potature delle viti, e noi dovremo mettere, aggiungendo un po' d'olio ogni tanto, perché quello che abbiamo messo all'inizio cala dentro le brace, si brucia e quindi permette la cottura. Quindi io proseguo con un'aggiunta di un po' di olio.
Allora, in questa preparazione ci vuole tanta collaborazione, quindi noi chiediamo ad Emanuele che cosa sta facendo sul braciere. Sto rincalzando la brace vicino ai carciofi in modo che rimanga costante la cottura. Ok, questo serve perché la cottura è una cottura molto lunga e deve essere una cottura delicata, quindi cosa succede? Che la brace attraverso le foglie trasmette il suo calore al carciofo Sì. E quindi si cuoce anche dentro. Man mano che la brace si consuma trasmette il calore al carciofo, per cui si cuoce il carciofo stesso, che è una pentola di se stesso praticamente. Si cuoce all'interno delle foglie esterne. Questa è una tradizione antichissima che si fa qui nel territorio di Velletri e quindi noi oggi abbiamo una testimonial particolare che ci racconta innanzitutto che è vero, questa è una tradizione antica che si fa da molto tempo in questa città. Io l'ho sempre vista, tutti gli anni in questo periodo Velletri è tutto un fumo, perché nelle campagne i contadini e non contadini svolgono questo tipo di cucina all'aperto. Quindi è una bella tradizione, però noi ti vogliamo chiedere in particolare, perché tu sei un po' custode di queste tradizioni, ma perché te ne ricordi, insomma, per l'età lo vorrei dire, però anche perché insomma hai partecipato piacevolmente. Perché si chiamano carciofi cimaroli? Guarda, si dice per il fatto che la pianta del carciofo, per utilizzare al massimo la possibilità del territorio, veniva piantata all'inizio del filare, quindi questa posizione ha dato forse questo nome di cima e quindi cimarolo. Ok, quindi proprio all'inizio del filare. All'inizio del filare, sì. Va bene, allora noi aspettiamo con tanta pazienza, nel frattempo magari ci facciamo un aperitivo perché dobbiamo aspettare la cottura dei carciofi. Sì, che è piuttosto lunga e anche un po' faticosa perché bisogna di tanto in tanto versare l'olio, avvicinarsi quindi al braciere e non è proprio Comodo, fa un po' caldo. Sì, un po' caldo. Allora, tanta pazienza, ci rivediamo tra poco. Allora, mentre i carciofi si cuociono, io declamerò un poema che è stato scritto dal nostro fuochista Emanuele. I carciofi son sul fuoco irrorati d'olio sano, coi segreti che un gran cuoco tramandato ha non invano. S'alza forte il fumo allegro dalla brace dei vitigni, e nel borgo il villan fiero all'olezzo non s'indigni. Ora tutta la contrada già profuma dei cinari, questo fior color di giada valgon più dei vil denari, ed insieme al vino buono s'accompagnano nel desco, pel palato sono un dono, con la fava e il cacio fresco. Orsù amici, non mancate, non perdete la giornata, è il preludio dell'estate, questa è la carciofolata. Adesso vi mostro come si mangia il carciofo ormai cotto. Allora, come potete vedere ci sono tutte le foglioline secche, bisogna togliere un primo giro di queste foglie secche. Molto abbrustolite. Poi
Poi si appoggia il carciofo sulla fetta di pane, in questo modo tutto l'olio che abbiamo messo cadrà sul pane mentre cominciamo la degustazione. E si mangia così, si tolgono le prime foglioline e si mangia solo la parte più carnosa. Buonissimo. E poi si prosegue a mangiare tutto il carciofo. Il grande protagonista della giornata.